Allora, oggi ragazzi faccio un video un po' particolare, è un video non come i soliti, per divertirsi o roba del genere. Oggi ci troviamo qua, che è l'ingresso per Auschwitz. Quindi oggi andremo a vedere il campo di Auschwitz e il campo di Birkenau. Ok, la guida ci ha appena dato questi simboli, che sono i simboli del nostro gruppo, e ci ha spiegato che i selfie sono proibiti, posso fare solo video e foto esternamente, senza inquadrarmi. Questa è la scritta che vedevano prima di entrare e dice: il lavoro rende liberi, ma in realtà da quel momento non lo erano più. Gli edifici erano divisi in blocchi e noi ora stiamo andando nel blocco 7, dove al suo interno troveremo nella parete destra le foto dei prigionieri uomini e a sinistra quelle delle donne, e troveremo anche i letti e i bagni dei prigionieri. Ora stiamo andando verso il blocco 11, dove nei sotterranei del blocco viene sperimentato per la prima volta il gas Zyklon, uccidendo 850 prigionieri. Il gas non agiva subito, dopo 4 minuti morivi. I minuti precedenti ti usciva, ha detto la guida, il sangue dagli occhi, dalle orecchie e vomitavi, quindi una morte lenta e dolorosa. Ok, per motivi di rispetto non potevamo fare il video all'interno. Adesso la guida ci ha detto che questi due pali erano dove venivano legati i prigionieri e gli strappavano i tendini. Ora stiamo entrando nel blocco 5, dove troviamo gli oggetti dei prigionieri.
Stiamo per finire il tour di Auschwitz, ma la guida ci ha fatto venire qua, che questa è una delle camere a gas e dove all'interno c'era il forno crematorio e serviva per bruciare direttamente i cadaveri dei prigionieri. I prigionieri percorrevano questa strada pensando di andarsi solo a lavare, ma realmente da lì non sono mai più usciti. Fa venire proprio i brividi questo posto. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere Birkenau. È proprio un campo di concentramento. Birkenau è di sterminio, quindi è molto più pesante. Ok, dopo aver visto il campo di concentramento di Auschwitz, adesso guardiamo il campo di sterminio di Birkenau. Ok, ora ci dirigiamo là, che sono come delle stalle per i cavalli, ma in realtà erano i dormitori dei prigionieri e anche i bagni. Ha detto la guida che in inverno era freddissimo e in estate invece era il contrario. E ha detto che dormivano anche in 12 in un letto, uno era un modo per riscaldarsi e poi non c'era altro spazio per dormire, dormivano anche su dei doghe di legno, però uno dei grandi problemi era anche l'odore forte, perché tra la sporcizia, i pidocchi, i topi c'erano anche le persone che purtroppo non riuscivano a superare la notte. Il riscaldamento, come vedete, c'era, erano questi due grandi camini, uno all'inizio, uno alla fine, con questo corridoio dove in teoria doveva uscire il calore, ma la maggior parte delle volte non è mai stato acceso. Questo qua è uno dei vagoni che portava i prigionieri e in questa zona venivano divisi le donne e i bambini da una parte e gli uomini dall'altra. A destra andavano le donne che andavano direttamente a morire insieme ai bambini, e invece dall'altra parte andavano gli uomini dove gli facevano fare i lavori più duri, ma lo stesso morivano anche loro.
giunti alla fine anche del tour di Birkenau. Da brividi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.